Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Romantic Tarot, a questo mazzo che ci parla proprio prevalentemente d'amore. Che cosa appunto andremo a chiedere? Lui ha scelto l'altra, è davvero convinto di questa sua scelta oppure pensa ancora a me? Che cos'ha realmente nel cuore? Che cosa c'è ad oggi di positivo e negativo nella sua vita da quando ha effettuato questa scelta, come l'ambiente che lo circonda in qualche modo lo condiziona. Cerchiamo di capire anche il karma, che cosa ha da dirci in riferimento a questa situazione. Cerchiamo di capire anche il consiglio che viene appunto dato a voi in riferimento a questa situazione e ovviamente sguardo fondamentale per quanto riguarda il futuro. Come avrete ovviamente capito, utilizzerò il metodo degli 8 arcani, che a mio avviso fondamentale, poiché appunto ha uno sguardo molto preciso, in particolar modo proprio sul presente della situazione e ovviamente anche sul futuro. D'accordo? Dunque, questa ovviamente può essere la situazione tipica appunto di un uomo che ha scelto per esempio tra la compagna ufficiale e ovviamente l'altra donna, la donna che appunto frequentava in gran segreto. Quindi potrebbe aver scelto rispetto a voi la compagna ufficiale, nel caso in cui voi siate appunto l'altra donna, oppure nel caso in cui voi siate la moglie, la fidanzata, insomma la compagna ufficiale, aver scelto appunto l'altra donna, diciamo in questo caso tra virgolette la sua amante. Oppure il caso appunto di un uomo che libero ha scelto tra due donne che gli piacevano ovviamente in ugual misura, ahimè però ovviamente scegliendo l'altra e dunque non voi, d'accordo? Quindi questo ha scelto l'altra può abbinarsi a appunto diverse casistiche. Questo è un video a una variante unica. Voi sapete che io tendo ad alternare sul canale video a due varianti e video a una sola variante, proprio per cercare di in qualche modo venire incontro un po' ai gusti e alle esigenze di tutti. Quest'oggi però sarà un video ad una sola variante, d'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, direi appunto che si possa iniziare a mescolare il mazzo dei Romantic Tarot e dunque cerchiamo appunto di capire quest'uomo che ha scelto l'altra donna. Ecco, cerchiamo di capire se appunto questa sua scelta è definitiva oppure se in qualche modo vuol già tornare sui suoi passi, se questa persona si è già pentita. Cerchiamo un po' di capire ad oggi questa persona come appunto sta senza di voi, se vi pensa, se vi desidera, che cosa vede ancora di bello ovviamente in voi, che tipo di ricordi ovviamente ha. Vediamo un po'. Perfetto, iniziamo a stendere appunto le carte. Perfetto. Allora, momentaneamente appunto allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo in modo appunto da fare più spazio possibile. Dunque, come potete vedere, questo appunto è il metodo a 8 carte. In prima posizione abbiamo appunto il presente, cioè ad oggi come questa persona sta in riferimento appunto a questa sua nuova vita che ha scelto di portare avanti con l'altra donna. In questa posizione cerchiamo di capire che cosa vede di bello ancora in voi, cioè quali bei ricordi ha ancora ovviamente di voi. In questa posizione centrale che cosa ha nel cuore appunto questa persona, che cosa vorrebbe fare, non fare, sogni, paure, desideri. In questa posizione appunto in opposizione ai pro, i contro, cioè
che cosa questa persona, diciamo, vede di negativo, per esempio nel tornare da voi, perché sino ad ora questa persona non è mai tornata da voi. Questa posizione è importante perché è in riferimento, in questo caso soprattutto in questo tipo di stesa, all'ambiente che lo circonda, come possa in qualche modo condizionare o aver addirittura condizionato la sua scelta. In questa posizione diamo la parola appunto al karma. In questa posizione, in penultima carta, appunto, cerchiamo di capire il consiglio degli arcani e in ultima posizione diamo uno sguardo al futuro, che con la carta del karma appunto rappresentano il futuro appunto della stesa. D'accordo? Dunque, iniziamo dalla prima posizione, quindi cerchiamo di capire ad oggi questa persona appunto come sta lontano da voi in questa nuova situazione. E qui abbiamo il 7 di bastoni. Allora, ragazzi, già dall'immagine penso che sia piuttosto chiaro, eh? Allora, questa persona vorrebbe rivedervi, vedete? Vorrebbe riabbracciarvi dopo un lungo viaggio, metaforicamente, quindi dopo una lontananza, anche lunga probabilmente nel tempo, questo a seconda ovviamente della vostra situazione. Ecco, questa persona ha il bisogno, vedete, di riabbracciarvi, comunque una persona che sente profondamente la vostra mancanza. È una persona che obiettivamente senza di voi, diciamo, si sente un po' persa, questa persona, perché in realtà voi siete sempre state per questa persona un elemento di grande stabilità, quell'elemento conosciuto che lo faceva sentire a casa, che lo faceva sentire al sicuro. Quindi questa persona avrebbe bisogno di abbracciarvi, ma anche di un vostro abbraccio. Questa è una persona che vi sta pensando molto, parliamo di bastoni, quindi è una persona che comunque vi apprezza ancora molto da un punto di vista fisico ed erotico, quindi è una persona a cui piacete ancora esteticamente ed è una persona che comunque, vi ripeto, sente malinconicamente la vostra mancanza. E il 7 di bastoni può parlare anche in qualche modo di contatti e del desiderio di sentirvi, quindi vedervi, ma anche ovviamente parlarvi. Quindi è una persona che ha voglia proprio di incontrarvi, perché il 7 di bastoni parla proprio, in questo caso, vedete, di un incontro in cui questa persona vorrebbe riaprire il suo cuore e mostrarvi in maniera molto più chiara, perché i bastoni, ragazzi, parlano di situazioni pulite, di situazioni spontanee, trasparenti, quindi non parlano di menzogna, come ad esempio le spade, no? I bastoni parlano di verità, parlano di cuore pulito, cuore aperto, un cuore che in qualche modo si apre all'altro, mostrando tutto ciò che ovviamente ha dentro, nel bene e nel male, chiaramente. Questa è una persona che ha bisogno e sa di aver bisogno di riconquistare però ovviamente la vostra fiducia, perché chiaramente sa di aver rischiato e di rischiare in questo momento comunque di perdervi. Quindi è una persona che teme, vedete, che in qualche modo il vostro, diciamo, affidarvi a lui possa vacillare, come questa bellissima ragazza che pare in qualche modo aver bisogno anche del sostegno fisico del suo uomo, del suo compagno. Quindi sa in realtà di aver rischiato molto con questa scelta e obiettivamente sa che potrebbe perdervi per sempre. Quindi sa che nel caso in cui lui voglia tornare da voi, dovrà effettivamente particolarmente impegnarsi per appunto riuscire ad ottenere, anzi a riottenere il massimo della fiducia in voi. È una persona che quindi ha già in mente di potervi contattare o comunque di potervi rivedere e risentire. Sicuramente è una persona che ha voglia di farlo, anche perché, vi ripeto, voi gli mancate molto, quindi il 7 di bastoni parla proprio di, diciamo, bisogno, quasi un bisogno fisico, appunto, di riavervi al suo fianco. È chiaro che però questa persona sa che non può agire egoisticamente pretendendo comunque che dall'oggi al domani voi vi riavviciniate a lui come se nulla fosse. Quindi sicuramente il 7 di bastoni rimanda comunque anche, vi ripeto, a lavorarci su parecchio e soprattutto a tempistiche non proprio velocissime. Quindi questa persona sa che nel caso in cui appunto voglia risentirvi e rivedervi,
dovrà purtroppo pazientare del tempo per fare in modo che la situazione in qualche modo si appiani, che le acque si calmino. Perché il 7 di bastoni parla, vedete, anche di sorreggere, di proteggere un qualcosa che per il soggetto della stesa è molto importante, in questo caso voi, il rapporto con voi. Quindi questa persona sa, vi ripeto, che non soltanto dovrà riacquisire completamente, ovviamente, la vostra fiducia, ma sa anche che le tempistiche non saranno ovviamente così brevi. D'accordo? Quindi sa che dovrà avere molta pazienza, sa che dovrà lavorarci sodo, sa che ovviamente dovrà attendere del tempo e che soprattutto ovviamente necessiterà in qualche modo di riacquisire la vostra fiducia, compito ovviamente, evidentemente non proprio così semplice. D'accordo? Dunque, in seconda posizione cerchiamo appunto di capire che cosa vede questa persona ancora ovviamente di bello in voi e nel vostro rapporto. E qui abbiamo il 21esimo arcano maggiore, ovviamente il mondo. Allora, voi per questa persona rappresentate sicuramente un elemento molto importante della vita di questa persona, cioè sicuramente, come vi dicevo poco fa, con voi si sentiva a casa, si sentiva al posto giusto nel momento giusto, si sentiva protetto anche, diciamo, dalle difficoltà della vita. Quindi il mondo ci rimanda a un senso di completezza. Voi piacevate a questa persona sia da un punto di vista estetico, appunto si sentiva appagato, che da un punto di vista mentale, che da un punto di vista morale e interiore. Questa persona, vedete, con voi si sentiva a casa, questa è l'immagine di una famiglia, mamma, papà e figlio, che stanno comunque contribuendo a loro modo a in qualche modo portare un peso, quindi il peso della vita, della quotidianità, delle incombenze appunto della quotidianità. Ebbene, sicuramente, vi ripeto, questa persona sente tanto la vostra mancanza, al punto che il 21esimo arcano ci parla addirittura del chiudere, diciamo, un ciclo negativo, tra cui appunto un'eventuale scelta, e ovviamente in qualche modo il ricominciare da capo, cambiando completamente il proprio percorso di vita. Il 21esimo arcano maggiore è l'ultimo, appunto, degli arcani maggiori, quindi siamo arrivati alla fine del percorso del bagatto, che appunto inizia con il primo arcano maggiore e termina appunto con il 21esimo arcano maggiore, con l'intervallo ovviamente della carta del matto. Però è chiaro che in questo caso questa è una persona che sta assolutamente rivedendo i propri progetti e le proprie scelte. Vi ripeto, al punto che ad oggi questa persona sta addirittura pensando di poter tornare indietro sui suoi passi, ricominciando completamente, ovviamente, da capo la propria vita e la propria esistenza, ovviamente presso altri lidi, perché il mondo rappresenta proprio un cambiamento epocale nella vita di questa persona. Quindi non vi nego che questa persona non soltanto vi stia pensando, ma anche addirittura in questo momento possa addirittura ripensare alla scelta che ha fatto. Quindi in qualche modo questa persona si sta pentendo di aver scelto l'altra persona, perché vi ripeto, con voi questa persona si sentiva completa, appunto la carta del mondo, sia da un punto di vista fisico che ovviamente da un punto di vista strettamente mentale, sentimentale. Quindi questa persona in qualche modo è pronta addirittura a poter ricominciare da capo, quindi a chiudere un ciclo e ad iniziarne uno completamente nuovo. D'accordo? Nel caso in cui in particolar modo lui abbia, diciamo, scelto di rimanere con la compagna ufficiale, questa persona vuole proprio chiudere completamente il rapporto con la compagna ufficiale, cambiando ovviamente partner. Quindi il mondo parla proprio di un cambiare famiglia, di un rifare, diciamo, la propria famiglia, riavere una nuova famiglia con una nuova partner. D'accordo? Questo in particolar modo proprio nel caso in cui questa sia una stesa vista appunto da chi si è vista in qualche modo mettere da parte rispetto alla compagna ufficiale. Ecco, in questo momento questa persona vorrebbe mettere da parte lei, non voi.
d'accordo? Quindi in realtà è una persona che è stanca dei vincoli che comunque lo obbligano in un determinato posto e con una determinata persona. Certo è che però la scelta l'ha fatta lui, quindi in realtà diciamo che non si sta parlando di veri e propri obblighi, cioè è lui che ha scelto, quindi obiettivamente è lui che ha sbagliato, che causa del suo mal, pianga unicamente se stesso, cioè l'errore l'ha fatto lui. Però se ne sta rendendo conto, perché con voi si sentiva bene, si sentiva completo, vi ripeto, Vediamo in questa posizione a questo punto che cosa ha nel cuore, cioè cosa vorrebbe fare questa persona. Allora, il due di spade, sì, in realtà questa è una persona che vorrebbe agire, però in maniera molto furba. Le spade parlano comunque di appunto furbizia, parlano di programmazione attenta, parlano di discrezione, parlano di silenzio, parlano di attenzione e dunque esprimono una sorta di paura, cioè questa è una persona che teme in qualche modo che il tornare indietro sui suoi passi, quindi riavvicinarsi a voi e lasciare la persona che lui ha scelto, possa in qualche modo creare delle difficoltà e delle inimicizie, perché il due di spade parla proprio di litigi, grossi litigi, con persone che lui teme particolarmente. Cioè ci sono delle persone, amici di lei, parenti di lei, comunque persone che circondano la loro coppia, che fanno il tifo per l'altra donna. Di conseguenza lui teme appunto nemici nascosti, perché il due di spade parla proprio dei nemici nascosti, dei rivali, per cui appunto lui deve sacrificare, vedete, il proprio cuore in questo momento, rimanendo in una situazione di stagnazione, perché il due di spade parla di stagnazione, di una situazione di blocco e di fermo, motivo per cui vi dicevo appunto con il 7 di bastoni che lui ovviamente teme appunto che le tempistiche siano un po' lunghe, le tempistiche di ritorno rispetto a voi, d'accordo? Però ovviamente ci sta pensando, sì, assolutamente sì, ma il due di spade rimanda proprio ad una situazione di paura e di tensione che lui prova in riferimento a determinate persone che fanno evidentemente parte o del nucleo familiare della ragazza, della donna scelta, oppure anche del suo stesso nucleo familiare, cioè potrebbero esserci parenti, fratelli, genitori che in qualche modo possano avversare il rapporto con voi, ad esempio, e preferire l'altra ragazza, Quindi in questo caso questa persona sa che nello scegliere voi, o comunque nel tornare, ad esempio, da voi, ecco, prima o poi si dovrà trovare appunto di fronte ad uno scontro, due di spade, due forze che in qualche modo si scontrano e pareggiano, con appunto persone fortemente ostili e che quindi non vedono e non vedranno, soprattutto di buon occhio, la sua scelta. D'accordo? Quindi il due di spade parla di un'attenta programmazione, generalmente silente, cioè lui non si sta confidando con nessuno, perché non si fida di nessuno, proprio circa le sue progettualità. Cioè una persona che, vi ripeto, ha intenzione di ritornare sui suoi passi, ma in qualche modo questa persona non lo sta innanzitutto dicendo a nessuno, è una situazione piuttosto segreta che sta appunto conservando nel suo cuore, cuore che sta soffrendo per la lontananza da voi, ma vi ripeto, in questo momento stanno avendo la meglio le paure, le tensioni, i dubbi, le perplessità circa appunto l'eventuale futuro. Cioè questa persona ha paura del futuro e soprattutto, vi ripeto, di vendette, ripicche, ritorsioni da parte di terze persone, compresa ovviamente anche la donna in questione, perché anche lei potrebbe rappresentare la seconda spada in opposizione, quindi una persona che potrebbe sentirsi giustamente direi comunque anche presa in giro e ovviamente di conseguenza diventare un'acerrima nemica, d'accordo? Quindi in questo momento è in un momento veramente di stagnazione, cioè di fermo, per cui non sa obiettivamente come agire o comunque sta progettando qualcosa nella sua testolina, ma lo sta facendo in gran silenzio e con gran discrezione, perché teme che qualcosa possa trapelare all'esterno e abbiamo detto che lui non si fida praticamente di nessuno. D'accordo? Quindi in questo momento questa è una persona che sta riflettendo. Le spade, ragazzi, parlano di riflessione. Quindi sta pensando tantissimo, non solo a voi, ma anche proprio alla situazione, alla scelta che ha fatto. Le carte di grado secondo rappresentano un bivio, quindi in realtà lui non ha ancora scelto, non ha ancora superato il bivio, c'è ancora, cioè lui è ancora davanti al bivio, quindi in realtà vi ripeto e ribadisco, non ha effettuato una reale scelta,
Questa è una persona che ad oggi è ancora di fronte al bivio, quindi ad oggi ancora deve scegliere come, dove, quando, Quindi non è una persona che ha preso con una granitica certezza e sicurezza ovviamente la sua decisione, anzi è una persona molto spaventata dal desiderio che sente profondamente dentro di sé di tornare indietro e ritornare sui suoi passi. Vediamo in questa posizione però i contro della situazione, cioè cerchiamo di capire perché ad oggi però questa persona appunto non è mai, diciamo, tornata da voi, anche se obiettivamente il 2 di spade già ci ha dato una spiegazione direi piuttosto importante. Qui abbiamo l'8 di denari, questioni ovviamente legate al denaro. Allora, come al solito, il denaro fa sempre, purtroppo, ahimè, da padrone, a molte stese. Allora, e condiziona molto le scelte. Allora, sicuramente l'8 di denari parla appunto di un benessere piuttosto importante da un punto di vista materiale, che questa persona ha bisogno obiettivamente di continuare a gestire, ad avere tra le proprie mani e di cui usufruire, quindi ovviamente grazie alla vicinanza con l'altra donna, cioè o l'altra donna è particolarmente danarosa, oppure grazie proprio al rapporto con questa donna, lui riesce ad avere, diciamo così, le spalle piuttosto coperte. Cioè, con voi sentiva un forte richiamo, ovviamente erotico e sentimentale. Vi parlavo di completezza. Con l'altra donna, o comunque, diciamo, rimanendo accanto a quest'altra donna, lui si sente economicamente più forte. Di conseguenza, diciamo che, vedete, sente di essere in grado di sopportare qualsiasi incombenza, peso della vita, proprio grazie ad un'ottima disponibilità che comunque lui ha rimanendo in coppia con questa donna. Potrebbe lei avergli prestato del denaro, oppure la famiglia di lei potrebbe aver ad esempio prestato del denaro a lui, Quindi sicuramente questa è una persona che ovviamente ha tutti questi dubbi, ecco perché questi nemici, perché obiettivamente qualcuno, vi ripeto, qualcuno che probabilmente fa parte o delle amicizie di lei o delle conoscenze di lei oppure dei familiari di lei, potrebbe averlo economicamente aiutato, perché parliamo di pentacoli. Quindi è una persona che in questo momento non se la sente di commettere passi falsi. Nel caso vi faccio un esempio, i familiari di lei possano avergli prestato una ingente somma di denaro, teme che lasciandola loro possano poi rivolere immediatamente sull'unghia tutti i soldi prestati. È un esempio. Oppure, grazie per esempio al rapporto con lei, lui possa aver beneficiato da un punto di vista, per esempio, professionale, appunto di un'ottima posizione di lavoro. Oppure potrebbe aver trovato lavoro, ad esempio, grazie a lei, alle conoscenze di lei. Cioè, questa donna, in qualche modo, lei, la sua famiglia o quello che rappresenta, in qualche modo lo ha aiutato e lo sta aiutando ad avere, vi ripeto, le spalle coperte. Questa situazione lo fa sentire, vedete, forte, molto più forte, dunque teme in qualche modo di perdere tutto questo benessere, questa situazione che lo fa sentire appunto così forte, nel momento in cui possa appunto decidere di tornare sui suoi passi. Ecco perché questa persona è ad oggi ovviamente così spaventata, ecco perché il 2 di spade, ecco perché l'attenzione, ecco perché la necessità di tacere, di passare sotto silenzio quelli che potrebbero essere i suoi reali intenti e desideri, perché questa persona ha ancora bisogno della vicinanza di questa donna per questioni economiche, d'accordo? Potrebbero essere per esempio soci in affari, oppure lei potrebbe avergli prestato del denaro, oppure in qualche modo lei potrebbe averlo aiutato da un punto di vista professionale, quindi lui sente di doverle molto. Quindi in realtà purtroppo l'8 di denari parla di
ecco, un attaccamento anche direi piuttosto importante al denaro da parte di quest'uomo. Cioè ragazzi, l'8 di denaro in accezione negativa, come in questo caso, parla di avidità, cioè il desiderio quasi morboso di denaro, di avere appunto le spalle coperte, di sentire economicamente un importante senso di stabilità, tende a ovviamente a portare appunto questa persona a fare anche scelte sentimentali sbagliate. Cioè, ragazzi, l'otto di denari parla, vi ripeto, di avidità, parla di bramosia, parla di eccessivo attaccamento al denaro e di, diciamo, scelte sbagliate, comportamenti sbagliati causati proprio dall'avarizia o comunque da un, diciamo, cattivo impiego del denaro. Cioè, questa potrebbe essere una persona che in qualche modo ha gestito in maniera molto negativa il denaro, può aver avuto grosse perdite economiche, per esempio grossi debiti, e lei può in qualche modo averlo aiutato. D'accordo? Quindi sicuramente l'otto di denaro in accezione negativa parla di manovre poco pulite, d'accordo? Quindi intrighi, raggiri. Quindi questa persona non è al fianco di questa donna né per sentimento né tanto più per attrazione. Vi ripeto, parla di intrighi, parla di raggiri, parla di doppiezza, parla di menzogna. Cioè lui in qualche modo sta con lei perché ha dei bisogni materiali o perché teme una situazione futura, vi ripeto, particolarmente dannosa. D'accordo? Quindi diciamo che la motivazione che porta questa persona comunque a rimanere, diciamo, in qualche modo al fianco di questa donna, ecco, sono motivazioni direi piuttosto grette, quindi legate innanzitutto a problematiche economico-finanziarie, ma anche, per esempio, a noie legali. Cioè, nel caso in cui siano sposati o comunque conviventi, ecco, questa persona teme delle ritorsioni per quanto riguarda, per esempio, una casa in comune oppure appunto il mantenimento, per esempio, di questa donna piuttosto che eventualmente anche di figli. Cioè una persona che vive veramente dalla mattina alla sera bramando il denaro, una persona un po' troppo attaccata al denaro, e proprio in virtù di questo denaro tende ovviamente a fare e a commettere scelte sbagliate. Vi ripeto, questa donna o qualcuno legato a questa donna lo ha aiutato da un punto di vista economico-finanziario o professionale, d'accordo? E quindi lui si sente in qualche modo in dovere, appunto, di, diciamo, portare ancora pazienza o comunque di fingere, d'accordo? Perché teme delle comunque ritorsioni da parte di chi ovviamente lo ha aiutato, d'accordo? Ma questo perché ovviamente è una persona che dà troppa importanza al denaro. Cioè, questo 8 di denari in accezione negativa ci sta in realtà suggerendo il fatto che non ci sono delle reali difficoltà, degli impedimenti reali, d'accordo? Ma c'è una sua enorme bramosia e avidità in riferimento al denaro. Quindi diciamo che insomma è una persona che sceglie non proprio seguendo il cuore, eh? Vediamo in questa posizione l'ambiente che circonda questa coppia, tutte queste persone di cui lui non si fida. Esistono veramente? Certo, mamma mia, qui abbiamo il 3 di spade, sì, esistono e come. Allora, sicuramente questa persona ci ha visto giusto, cioè obiettivamente qui ci sono dei nemici particolarmente agguerriti, parliamo di nuovo di spade, quindi sicuramente ci sono persone che nel caso in cui lui lasci questa persona e torni sui suoi passi, possano in qualche modo poi desiderare di fargliela pagare. Ecco, sono effettivamente rivali particolarmente agguerriti, ragazzi, perché parliamo di spade, quindi parliamo di persone in grado di diventare effettivamente, a tutti gli effetti, dei nemici. Quindi sicuramente delle persone che potrebbero comunque apportare grande disordine nella sua vita.
persone che potrebbero arrivare anche magari a fare di tutto pur di danneggiarlo, anche magari danneggiando se stessi. Per esempio la compagna ufficiale o comunque la donna che ha scelto al vostro posto, ecco, potrebbe diventare talmente, diciamo, rabbiosa e rancorosa dall'arrivare addirittura a in qualche modo avere dei comportamenti particolarmente penalizzanti per quanto riguarda la sua vita futura. Il 3 di spade parla, come tutte le carte ovviamente di grado terzo, di evoluzione, però è di spade, quindi questa persona teme che un'evoluzione verso una vita serena e felice venga in qualche modo, vedete, bloccata da un'altra persona gelosa, ovviamente invidiosa del suo in qualche modo ritornare da voi e che quindi possa in qualche modo arrivare addirittura proprio a compiere atti anche particolarmente crudeli e cattivi anche nei vostri appunto confronti. Quindi sicuramente questa è una persona che in realtà ha ben identificato eventuali nemici e teme appunto contrasti con ovviamente le persone che sono più vicine alla coppia, quindi parenti di lei, però ragazzi attenzione anche parenti di lui e ovviamente amici della coppia piuttosto che colleghi, cioè comunque vi ripeto persone che in qualche modo possano diciamo anche acuire diciamo già il dispiacere di una eventuale rottura con la persona che lui ha scelto, persone che lui reputa molto false e pronte quindi a tradirlo, magari anche persone con le quali lui ovviamente si è confidato in passato. Quindi lui potrebbe per esempio aver magari in passato palesato il desiderio comunque di tornare con voi o di risentirvi, queste persone potrebbero averlo tradito, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che sta vivendo un momento veramente molto negativo, quindi non è assolutamente una persona felice, anzi è una persona che ha paura, proprio teme delle grosse perdite, soprattutto vi ripeto da un punto di vista economico-finanziario e professionale, e teme delle grosse perdite anche in quanto ad energie psicofisiche, perché teme ovviamente grosse battaglie, lotte e, come vi dicevo poco fa, noie legali. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che in questo momento necessita di prudenza, perché vi ripeto, è circondato da persone di cui lui assolutamente non si fida e che purtroppo però effettivamente sono persone molto molto negative, capaci anche di rivalersi, d'accordo? Per quanto riguarda qualsiasi sua eventuale scelta, pur la scelta ovviamente non competendo loro. Però evidentemente qui c'è qualcuno, la rana dalla bocca larga c'è, assolutamente. Il 3 di spade parla proprio di persone che possono, vedete, in qualche modo proprio interporsi tra lui e voi, quindi tra lui e la vostra felicità e tentare veramente il tutto e per tutto per in qualche modo creare delle grosse difficoltà. Quindi non solo la donna che lui ha scelto, evidentemente anche altre persone, terze persone appunto, 3 di spade, quindi al di là della coppia. Lei sicuramente, però di solito il 3 di spade parla anche di altre persone, vi ripeto, o familiari, amici, però amici di vecchia data, cioè che hanno comunque un peso importante per quanto riguarda ovviamente la sua decisionalità in riferimento appunto al futuro, d'accordo? Quindi in particolar modo appunto il futuro con voi. Quindi vi ripeto, qui ci sono degli elementi piuttosto negativi per quanto riguarda la sua decisionalità circa appunto il voler appunto tornare indietro sui suoi passi e comunque vivere appunto una nuova vita con voi. Quindi obiettivamente ragazzi con questo 3 di spade ahimè purtroppo effettivamente ci sono degli elementi piuttosto negativi che potrebbero diventare veramente degli acerrimi nemici, d'accordo? Comunque, ora passiamo alle posizioni finali e quindi in particolar modo alle posizioni inerenti il futuro. Allora, in particolar modo, in terzultima posizione, ovviamente abbiamo la posizione del karma, cioè diamo la parola al karma, ossia tutto quello che è destinato, diciamo in qualche modo, tra voi e questa persona, a prescindere dalle vostre scelte e dai vostri comportamenti. Quindi cerchiamo di capire se effettivamente per il karma ci possa essere ancora ovviamente del tempo da trascorrere assieme, a prescindere, vi ripeto, da qualsiasi azione o comportamento possa poi eventualmente portare avanti questa persona. Allora, qui abbiamo il 3 di bastoni. Sì, l'evoluzione c'è.
è una carta di grado terzo, appunto come vi dicevo poco fa con il 3 di spade, in questo caso però è un 3 di bastoni, quindi un'evoluzione che ci sarà, cioè non è bloccata ovviamente da nulla. Ecco, il 3 di bastoni è una carta che parla di attesa, vi ripeto, quindi sicuramente sono previste, diciamo, ancora delle tempistiche non proprio immediate di ritorno, cioè ragazzi, questa persona non vi torna tra 2 giorni, d'accordo? Quindi sicuramente il momento in cui questa persona si riaffaccerà a voi ci sarà e lo farà spinto dai bastoni, come al solito, quindi ovviamente molto dalla, diciamo, sensualità che in qualche modo questa persona continua a percepire in voi, ve lo dicevo con la carta del mondo, ovviamente provava un forte senso di completezza, quindi sicuramente questa persona ovviamente tornerà da voi. 3 di bastoni parla di comunicazioni, parla di messaggi, quindi inizialmente si farà sentire con delle piccole comunicazioni. Ovviamente però ragazzi delle piccole comunicazioni che avranno però come intento primario il 3 di bastoni, cioè un incontro pratico, cioè il portare ad evoluzione la vostra storia, cioè non è che questa persona vi chiamerà o vi manderà un messaggio solo per fare 2 chiacchiere, cioè è una persona molto, diciamo, eccitata rispetto a voi, parliamo del 3 di bastoni, e quindi farà di tutto per appunto cercare di conquistarvi o, vedete, appunto di corteggiarvi. Quindi è una persona che vi farà capire obiettivamente che voi siete sempre state parte dei suoi pensieri. Quindi è una persona che saprà anche, molto furba, questa persona saprà anche in qualche modo come riattirarvi, diciamo, a lui. Quindi sicuramente è una persona che vi farà il giusto complimento al momento giusto e nella modalità giusta e ovviamente riuscirà ad ottenere udienza, perché il 3 di bastoni non parla assolutamente di chiusura, bensì anzi il 3 di bastoni parla proprio di un, diciamo, momento di evoluzione importante, cioè probabilmente anche un confronto molto importante da un punto di vista, vedete, dialogico, probabilmente durante un incontro vis-à-vis, per cui capirete molto di questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta molto bella, dinamica e positiva, quindi parla di un'impresa anche coraggiosa che questa persona porterà avanti con molto slancio, proprio perché, vi ripeto ragazzi, vi desidera questa persona, e attraverso innanzitutto e primariamente qualcosa di scritto, poi ovviamente anche superando la fase della corrispondenza vorrà appunto vedervi e ovviamente tutti i suoi sforzi e tentativi andranno a buon fine, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che, vi ripeto, agirà sotto proprio la scorta di un'energia nuova che proverà proprio perché avrà veramente voglia di rivedervi. Difatti il 3 di bastoni, vedete, parla di incontri molto stimolanti, d'accordo? Quindi sicuramente vi ripeto, notizie, telefonate, fax, lettere, cioè questa persona si farà sentire e ovviamente poi seguirà in particolar modo appunto un incontro, anche più di un incontro, comunque molto stimolante. Allora ragazzi, il 3 di bastoni è legato, come ovviamente tutti gli arcani, ad un ben preciso periodo dell'anno. In particolar modo il 3 di bastoni è legato ai giorni dal 3 all'8 di aprile. Quindi, come vi dicevo poco fa, appunto, questa persona sicuramente non ricomincerà, diciamo, a corteggiarvi, non vi farà capire che in qualche modo ci sta ripensando immediatamente, oggi o domani, ma sicuramente una persona che si farà sentire in particolar modo entro appunto i prossimi mesi. In particolar modo, ovviamente, la prima settimana, la prima decade, diciamo, del mese di aprile sarà particolarmente positiva e benefica per quanto riguarda appunto il ritorno o comunque il ricontatto da parte di questa persona. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona ritornerà da voi, sicuramente questa persona si farà risentire, spinto appunto da un grande desiderio e cercherà di farvi capire che comunque voi gli mancate e gli siete sempre mancate. D'accordo? Ovviamente focus importante a livello temporale per quanto riguarda aprile, quindi sicuramente i prossimi mesi. Chiaramente il 3 di bastoni, come le prime 3 carte numerali dei bastoni, asso, 2, 3 di bastoni, può comunque anche a livello sempre temporale, ecco, questa carta essere riferita anche a tempistiche, se vogliamo anche un po' più veloci, ossia
un ricontatto che potrebbe avvenire, diciamo, come tempo minimo entro le prossime 3 settimane, come tempo massimo entro appunto il mese di aprile, come vi dicevo poco fa. D'accordo? Nel caso in cui voi appunto guardiate questo video, per esempio, negli ultimi giorni di febbraio, questa persona potrebbe appunto ricontattarvi entro grosso modo la prima decade del mese di marzo come tempo minimo e come tempo massimo entro comunque il mese di aprile. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è un ricontatto che avrà come finalità però chiaramente l'incontro. D'accordo? Quindi il karma ovviamente vi ha dato un'ottima notizia. Vediamo in questa posizione invece che cosa vi viene consigliato però dagli arcani. E qui abbiamo la carta del Papa. Allora, sicuramente la carta del Papa parla di comprensione, parla di fiducia, parla comunque di ridare ascolto, diciamo, ridare udienza, ecco, a questa persona, cercando appunto di comprenderne razionalmente, ovviamente, le motivazioni. È chiaro che però la carta del Papa, ragazzi, parla di pace, di riappacificazione, parla in qualche modo di una contesa che viene sedata, quindi ovviamente cercate di non chiaramente provocare una discussione con questa persona, nel caso ovviamente in cui voi non lo vogliate, nel caso in cui ovviamente voi vogliate comunque ritornare con questa persona, quindi cercate di far capire a questa persona che comunque, diciamo, potreste comprendere alcune sue ragioni, però attenzione, il Papa è comunque una carta che parla di razionalità, d'accordo? Quindi non è l'asso di coppe. Vi viene consigliato di sicuramente non accendere grosse discussioni o comunque di non, diciamo, portare avanti inizialmente il rapporto sotto la scorta di enormi recriminazioni o comunque battibecchi o comunque dispetti, d'accordo? Quindi cercate la riappacificazione, però con razionalità e saggezza. Il Papa parla di maturità, non parla né di amore né di erotismo. Quindi cercate di, ovviamente, non lasciarvi troppo andare al sentimento e all'erotismo, ma cercate di vivere questa, diciamo, riappacificazione, questo ritorno, in modo assolutamente razionale e ovviamente in modo saggio e maturo, non gettandovi al collo di questa persona, bensì cercando veramente razionalmente di comprendere le motivazioni che possano aver portato questa persona ad una scelta così sbagliata. Quindi la carta del Papa ha, diciamo, come monito cartomantico l'analizzare la situazione con uno sguardo lungimirante e, vi ripeto, saggio e soprattutto maturo. Quindi cercate ovviamente di non far capire a questa persona che desiderate ardentemente di ritornare con lui, di riavere un contatto fisico, che state impazzendo d'amore per lui, perché chiaramente questo andrebbe in qualche modo ad accecare la razionalità che invece in questo momento e soprattutto in un caso di questo tipo vi servirebbe e vi servirà per riuscire a capire effettivamente bene come stiano le cose, perché vi ripeto che questa è una persona che fa delle scelte attraverso l'otto di denari in accezione negativa, cioè una persona avida, è una persona che mette al primo posto delle proprie priorità ovviamente il denaro ed è quindi una persona fortemente egoista, quindi che non ci ha impiegato molto a in qualche modo mettere da parte voi rischiando di farvi soffrire, anzi facendovi soffrire, per comunque cercare di sedare delle sue paure, in particolar modo quella appunto di rimanere senza spalle coperte da un punto di vista economico-finanziario. Quindi il Papa, ripeto, mi raccomando, analizzate la situazione con sguardo attento, lungimirante, saggio e maturo. D'accordo? Quindi cercate sicuramente di dare udienza a questa persona, cercate di non, diciamo, innescare litigi, discussioni, recriminazioni, quindi cercate la pace, però mi raccomando con una certa attenzione, d'accordo?
Soprattutto, ragazzi, la carta del Papa parla di discrezione e silenzio. Quindi, nel caso in cui voi rivediate o risentiate questa persona, vi viene consigliato in qualche modo di farlo, diciamo, non sbandierando ai 420 il vostro risentirvi e rivedervi. Proprio perché obiettivamente questa situazione prevede molti nemici, ve lo dicevo, con il 3 di spade e soprattutto con il 2 di spade. Cioè questi nemici effettivamente che questa persona vede nell'ambito del vostro rapporto purtroppo ci sono. Di conseguenza cercate di vivere questa situazione con, diciamo, estrema discrezione, con prudenza, sì, con trasparenza e lealtà per quanto riguarda il rapporto con questa persona, però attenzione ad orecchie che non dovrebbero sentire molto di voi. D'accordo? Quindi mi raccomando, prudenza, silenzio e discrezione. Dunque, vediamo in ultima posizione invece appunto che cosa vi riserva il futuro, ovviamente a seconda delle tempistiche identificate dal singolo arcano. Allora, qui abbiamo, vedete, il 18° arcano maggiore, l'arcano della luna. Guardate, è un'immagine molto bella, molto romantica, se vogliamo, di questi due amanti che appunto si incontrano e si abbracciano, ovviamente nell'oscurità della notte e illuminati soltanto dal chiarore appunto della luna. È un'immagine molto bella, molto romantica, di grande complicità, se vogliamo anche, diciamo, di silenzio, un silenzio quasi irreale. Ecco appunto il silenzio che vi consigliavo con la carta del Papa. Allora ragazzi, la carta della luna parla sicuramente di un rapporto che rinascerà però appunto in silenzio, quindi che necessiterà da parte vostra ancora del sacrificio. Cioè sicuramente questa storia ricomincerà, ma ricomincerà appunto nell'oscurità, nel nascondimento, nel silenzio. Questa sarà una situazione inizialmente, diciamo, che rappresenterà comunque appunto un sacrificio, d'accordo? Però obiettivamente è un sacrificio che si deve fare, si deve compiere fino alla fine, proprio perché ovviamente poi la meta è particolarmente ambita. In questo mazzo la carta della luna è la carta del bacio segreto, quindi sicuramente questa persona ovviamente tornerà da voi, tornerà e vi vorrà rivedere. Questa persona farà di tutto pur di potervi incontrare. La luna parla di incontri segreti, parla di un sentirsi in gran segreto. Evidentemente perché gli ostacoli o comunque le persone che possono comunque contrastare il vostro rapporto effettivamente sono tante. Cioè ragazzi, sicuramente la carta della luna parla di emozioni, parla anche di attrazione, quindi parla anche di contatto fisico, ma vi ripeto anche addirittura di amori romanzeschi, di amori folli, di folli passioni, quindi di una forte attrazione che è impossibile da in qualche modo bloccare, da sciogliere, da lasciarsi alle spalle. Questa persona non riuscirà a lasciarsi alle spalle il vostro rapporto perché è troppo presa da voi. Questa persona prova dei sentimenti troppo importanti per voi. Le emozioni diventeranno incontrollate e gli istinti, il turbamento, anche semplicemente a sapere di voi, spingeranno poi questa persona ad agire, a liberarsi anche dell'influsso del proprio ambiente. Quindi arriverà ad un certo punto in cui questa persona se ne fregherà di questi nemici, obiettivamente andrà oltre. Quindi riuscirà ovviamente ad arrivare a voi, però ragazzi sicuramente lo farà in una dimensione di, vi ripeto, nascondimento, ci saranno incontri segreti, ci sarà comunque un vedersi e un sentirsi di nascosto, in particolar modo nel caso in cui appunto il vostro sia stato un rapporto già nato clandestinamente, quindi con una persona impegnata, e nel caso in cui lui abbia scelto inizialmente la compagna ufficiale, ecco, questa persona non riuscirà a starvi lontana, tornerà ovviamente da voi, però lo farà nelle stesse modalità, cioè comunque
di nascosto, perché la luna parla di questo. Quindi parla comunque di situazioni che inizialmente devono essere tenute ovviamente al riparo da occhi e orecchie indiscrete. Perché vi dico inizialmente? Perché la luna è il 18° arcano maggiore. Qual è l'arcano successivo? Il 19° arcano maggiore, quindi il sole. Quindi sicuramente ci sarà un cambiamento, d'accordo? Però non sarà immediato. Evidentemente sia voi che il soggetto della stesa ascolterete il consiglio del Papa, cioè obiettivamente discrezione e prudenza, d'accordo? Quindi entrambi capirete, quindi anche voi sinceramente accetterete, comunque vedete di buon grado, comunque vivere questa situazione comunque in gran segreto, cioè la cosa non causerà particolari fastidi né ovviamente a voi e né ovviamente a lui. D'accordo? Però vi ripeto, la carta della luna parla di incontri, parla comunque di, diciamo, un desiderio molto forte che questa persona prova, legata a voi proprio da grandi emozioni, da grandi sentimenti e ovviamente anche da una grande passione che porteranno questa persona appunto poi a rompere gli indugi, superando sicuramente tutti i vari ostacoli e dunque cercarvi, permettendo ovviamente alla propria dimensione interiore di aprirsi alla realtà. Cioè questa persona finalmente darà ascolto ai propri sentimenti, mettendo da parte questo 8 di denari in accezione negativa di cui vi ho parlato sino ad ora. D'accordo? Quindi la carta della luna parla di amori folli, folli passioni, amori romanzeschi, che però obiettivamente hanno e avranno in futuro un importante sbocco. In futuro però. D'accordo? Quindi inizialmente è comunque un ritorno da viversi, diciamo, in maniera un po' segreta. Questo per quanto riguarda tutti e tre i casi di cui vi ho parlato ad inizio stesa, cioè sia nel caso in cui appunto voi siate la moglie che appunto è stata lasciata per l'altra, ecco, il vostro compagno tornerà, anzi il vostro ex compagno tornerà da voi, però diciamo nascondendo, diciamo, questo ritorno di fiamma per voi alla ragazza, alla sua amante, ok, definiamola così, sia nel caso in cui voi siate l'altra e nel caso in cui lui abbia scelto la compagna ufficiale. Ecco, tornerà da voi con le stesse modalità, quindi comunque in gran segreto, quindi comunque ovviamente nascondendo di voi alla compagna ufficiale, sia nel caso in cui questo ragazzo sia stato appunto sin da subito single e abbia comunque scelto tra due donne che gli piacevano in ugual misura. D'accordo? Cioè non paleserà immediatamente all'altra che comunque ci ha ripensato e vuole tornare da voi. D'accordo? Quindi comunque sarà un risentirsi e rifrequentarsi, diciamo, di nascosto, in gran segreto. Sarà semplice questa situazione? No, perché vi dicevo appunto che la carta della luna parla di comunque una forte attrazione, parla comunque di sentimenti incontrollati, incontrollabili, però sicuramente anche supportati da un'interiorità particolarmente inquieta e irrequieta. Quindi sicuramente non sarà facile né per voi né per lui vivere una situazione di questo genere. In questo, diciamo, la carta della luna può essere anche, se vogliamo, abbinata alla carta dell'impiccato, la carta dell'appeso, cioè chi è obbligato, diciamo, almeno inizialmente a sacrificare qualcosa di sé. Quindi a vivere in una sorta di, proprio come l'impiccato, no? In una sorta di situazione nascosta, una sorta di limbo, per cui obiettivamente si vorrebbe effettuare una scelta, ma non si può, o almeno non per ora, non nell'immediato futuro, lo abbiamo detto, no? Comunque le tempistiche sono un po' lunghe, lui lo aveva già preventivato, ve l'avevo detto all'inizio che abbiamo 7 di bastoni, quindi comunque situazioni un po' lunghe, ma vi ripeto, una situazione ancora un po' di sacrificio. Quindi un amore segreto, un amore romantico, molto interiorizzato e comunque molto più spesso vissuto in sentimento platonico,
proprio dovuto alle difficoltà nell'incontro e nel vedersi obiettivamente dovendo fare tutto di nascosto. Sicuramente è chiaro che ci si penserà molto di più che vedersi, d'accordo? Quindi le esperienze fisiche saranno minori rispetto sicuramente al pensiero e all'immaginazione, che comunque ci sarà, d'accordo? Ecco, però questo momento, vi ripeto, di sacrificio sarà comunque un'attesa utile, perché si rivelerà sicuramente poi benefica per quanto riguarda il futuro, proprio perché un futuro che verrà costruito man mano senza precorrere i tempi, senza accelerare, e quindi anche un futuro costruito su una paziente e saggia, matura e razionale scelta e attesa. D'accordo? Quindi sì, in futuro ci saranno delle difficoltà, ma sicuramente votate ad un futuro positivo. Quindi non potersi vedere sempre, non potersi sentire sempre, non sbandierare i 420, siamo ritornati insieme, è ritornato sui suoi passi, ha riscelto me, non si può fare tutto questo, almeno non all'inizio, ma questo in vista di un felice futuro insieme. D'accordo? Quindi tutte queste difficoltà faranno maturare, faranno riflettere. Si tratta di avere pazienza. Vi ripeto, è una situazione mediana, di passaggio. D'accordo? Che però non ovviamente preclude a situazioni comunque di incontro, vedersi, sentirsi, però disciplina, prudenza, fiducia, capacità di adattamento alle situazioni. Quindi con razionalità, come diceva il Papa, con saggezza, con maturità, con comprensione, si arriverà a qualcosa di importante, assolutamente sì. Però si dovrà procedere a piccoli passi. È il momento della prudenza. I profondi cambiamenti ci saranno, certo, ma ovviamente, vi ripeto, innanzitutto non saranno immediati e soprattutto richiederanno comunque impegno. Un impegno che comunque sicuramente entrambi ci metterete, perché la carta della luna è la carta del bacio segreto, quindi comunque c'è tanto qui, a livello emotivo, a livello sentimentale. Ci sono ancora dei momenti magari di difficoltà, dovuti soprattutto al dover nascondere, ecco, a determinate persone in particolare. D'accordo? Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche della carta della luna, ecco, ha tempistiche grosso modo medie, ossia generalmente la luna prevede determinati eventi dai 3 ai 5, 6 mesi al massimo. Quindi, come vi dicevo poco fa, sicuramente, grosso modo, entro i prossimi 2 o 3 mesi questa persona si farà risentire o comunque cercherà di nuovo di riavvicinarsi a voi con dei messaggi, con degli incontri. Però il vostro rapporto evolverà con la carta della luna, quindi ancora con alcune difficoltà vedersi e sentirsi di nascosto per altrettanti 3-5-6 mesi. D'accordo? Quindi sicuramente il vostro rapporto andrà avanti, anzi riprenderà in questo caso, ma in gran segreto. In gran segreto rispetto, vi ripeto, a tutte queste persone, direi piuttosto negative, che gravitano attorno alla vostra storia. Però la carta della luna è la carta del bacio segreto, quindi sicuramente ci saranno degli incontri molto belli che sicuramente sapranno soddisfare entrambi, ovviamente in gran segreto, ripeto. Questa situazione di prudenza, di attenzione, proseguirà entro grosso modo i prossimi 5 o 6 mesi, per poi ovviamente guardare verso il futuro. Come vi dicevo poco fa, la carta successiva appunto al 18° arcano maggiore è il 19° arcano maggiore, quindi ovviamente la carta del sole. Quindi preparatevi al sole, quindi sicuramente ad una storia o comunque ad un ritorno anche in questo caso in grande stile, ma
con un po' di attenzione e prudenza per il momento. Quindi per il momento sarà ovviamente ancora una storia, un riavvicinamento, incontri, messaggi da viversi ovviamente in gran segreto, però ci saranno, vi ripeto, questa persona sicuramente vi farà capire molto. Con qualche sacrificio in più, sicuramente sì, ma sarà assolutamente utile, ragazzi, vi ripeto, per poter ricostruire la sua vita da un punto di vista sentimentale, quindi a questo punto anche la vostra. Cioè sarà un periodo molto utile, questo ad entrambi, soprattutto a lui ovviamente, per riuscire a capire bene che cosa obiettivamente questa persona possa fare per migliorare il rapporto innanzitutto con voi e anche ovviamente per cercare di capire come risolvere questa situazione con l'altra. D'accordo? In questo caso ovviamente. Quindi questa stesa termina qui, di conseguenza come sempre voi sapete che io poi tendo a rifare le stese, quindi andremo ovviamente ancora a tener d'occhio la situazione sicuramente entro un certo lasso di tempo e ovviamente andremo ancora appunto a tenere d'occhio i vari movimenti sia del karma e del destino che anche di questa persona, quindi cercheremo un po' di capire come procedono questi baci segreti. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità, questo lo dico sempre, quindi a prescindere dai movimenti di questa persona, ricordatevi di voi, della vostra vita e mettete sempre al primo posto la vostra felicità, a prescindere da qualsiasi cosa possano fare gli altri, d'accordo? Dunque, come sempre, buona fortuna e ovviamente a presto!